Opera scritta dalla Divina Sapienza per gli eletti degli ultimi tempi. 6 ottobre 2011. Eletti, amici cari, sono il vostro creatore e vi amo di amore immenso, sono il vostro salvatore e vi voglio come nella felicità, sono lo spirito d'amore, che vi avvolge e vi permea. Sposa amata, capisci come è bella la condizione dell'anima sposa mia? Mi dici adorato, adorato, adorato Gesù, tutti degni di darle le cose più belle, proprio come fa uno sposo con le sue 1000 promesse, la sua condizione è tale da rendere anche il tragitto terreno facile e bello, malgrado le difficoltà, che mai mancano e non vengono meno. Dolce amore, è bella la condizione dell'anima sposa, che vede sempre il tuo volto ed altro desiderio non è, che quello di adorarti in ogni momento della giornata per mostrarti la sua gratitudine per i continui doni che elargisci, Santissimo. Vorrei che la terra fosse piena di anime in tali condizioni tutte tue, tutte vibranti di amore per te. L'anima che ama, ardentemente, sente sempre di più, come tuo dono, sente l'ardore del tuo sentimento, che è avvolgente e permea tutto l'essere umano. Chi ha te nel cuore ha tutto e non manca di nulla. Come sei grande, Gesù, nell'amore, ogni uomo dovrebbe capire la tua grandezza, ogni uomo dovrebbe immergersi in essa per essere felice in terra come anticipo di paradiso, questo dovrebbe accadere, ma sulla terra di persone felici se ne vedono ben poche, in questo momento ancora meno che nel passato. Le prove dure, talora durissime, stanno amareggiando i cuori, tutta la terra è nel dolore, le pene non si contano, sono come un fiume in piena, che attraversa il pianeta in ogni suo angolo. Credo che mai la terra sia stata tanto dolente come nel presente, capisco bene che il nemico terribile sta giocando le sue ultime carte col tuo permesso, per purificazione. Dolce amore, so, perché l'hai spiegato negli intimi colloqui, so che è necessaria la grande purificazione, perché grande è il peccato della terra. Il mio pensiero va ai nineviti sui quali incombeva un terribile castigo, ma essi lo scamparono perché si convertirono. Il cuore vorrebbe che così accadesse anche in questo tempo, tutti si convertissero, tutti, e tu, Santissimo, allora storneresti il grande castigo come facesti con Ninive, per la tua grande bontà, per la tua tenerezza verso la città? Si amareggiò Giona, che non capì il tuo cuore meraviglioso. Sposa cara, piccola mia sposa, se gli uomini della terra facessero ciò che i niniviti fecero, certo il mondo non avrebbe il grave castigo, che già sarebbe giunto. Se la Madre mia Santissima, circondata dalle anime belle della terra, non intercedesse continuamente, senza sosta, per permettere agli ultimi di entrare, tutto sarebbe già accaduto, ma ho aggiunto del tempo di vita a chi lo avrebbe già terminato, proprio per permettere il pentimento ed il ravvedimento. Questo ho fatto, ma, per molti, la mia generosità ha dato pochi frutti, quindi, il tempo loro cesserà. Mi dici ho ben compreso che la purificazione già in atto è all'inizio. Tremo, dolce amore, tremo come foglia al vento, tremo perché l'uomo, se nella gioia è un insensato, nel dolore si perde proprio e finisce con odiare il dono della vita e farsi prendere dalla disperazione. Dolce amore, sono ai tuoi piedi per supplicare di alleviare ed abbreviare le dure pene, restando, però, uguale il merito. Opera ancora, dolce amore, secondo la tua infinita misericordia e tieni sospeso il braccio della perfetta giustizia. Sposa amata, la porta della mia misericordia è spalancata, ancora entrino tutti gli uomini della terra per non essere, poi, costretti a cadere nella perfetta giustizia, che chiede conto anche delle ombre. Resta felice nella regia del mio cuore e godi nelle delizie d'amore. Ti amo. Vi amo. Gesù. La mamma parla agli eletti. Figli cari e tanto amati, le prove dure non vi facciano cadere nell'impazienza, ma siate pieni di speranza, perché il cuore divino è un oceano infinito di tenerezza. Pensate che la Madre del Cielo non veda le vostre condizioni, non sente il vostro grido di dolore? Ella non è lontano da voi, è sempre vicina a voi quando la cercate, la chiamate, la volete. Pensate alla Madre terrena, che è sempre vicino al Figlio, che soffre per lenire le sue pene.
Figli amati, voi mi dite perché, madre cara, tante pene sulla terra? Figli amati, vedete com'è grande il fiume di peccato in ogni angolo della terra? Le dure pene sono sempre la conseguenza del peccato. Figli amati e tanto cari al mio cuore, vi dico pentitevi dei vostri peccati e ritornate a Dio, non restate nel fango, ma uscite raccogliendo tutte le forze. Nessuno resti impenitente, nessuno, figli amati, perché ben triste sarebbe la sua fine. Pentitevi dei vostri peccati, figli amati della terra, ed accogliete la misericordia, che mio figlio ancora elargisce, coglietela tutti, nessuno attenda il momento della perfetta giustizia, perché vi dico che sarà assai duro. Figli del mondo, il Padre caro manda me per chiamare tutti gli uomini al pentimento, al ravvedimento, ognuno riconosca il suo peccato con grande umiltà e faccia penitenza per avere il perdono e la vera gioia. Figli amati, Dio vuole perdonare, Dio vuole dare la felicità, ma voi lo volete? Figli del mondo, nessuno sa cosa succederà domani, solo Dio sa ogni cosa, non rimandate a domani ciò che potete fare oggi, supplicate il perdono oggi e non attendete, figli amati, Dio è un oceano di bontà e tenerezza, ma è anche perfetta giustizia. Supplicate, supplicate misericordia, Dio la concede, nessuno attenda la perfetta giustizia. Sono con voi per aiutarvi e sostenervi. Insieme lodiamo Dio. Ringraziamo. Adoriamo, adoriamo, adoriamo. Vi amo tutti. Ti amo, angelo mio. Maria Santissima. 7 ottobre 2011. Eletti, amici cari, continuate a procedere per la mia via di luce, chiamate a voi altri ed altri e portateli a me, Gesù, perché li salvi. Sposa amata, sia ardita la testimonianza, sia con i fatti, che con le parole, ho chiesto la conversione degli uomini tutti, ma il mondo non ha capito. Sposa cara, il mio dolore è grande nel vedere che sono molti coloro che non vogliono aderire al mio progetto d'amore. Mi dici adorato, adorato, adorato Gesù, tu parli e chiami a te, ma c'è un vento impetuoso, che trascina lontano le anime, questo è costituito dall'inganno del terribile nemico, che mai è stato così attivo come lo è nel presente. Dolce amore, vedi come opera con l'inganno, mentre gli uomini neppure se ne accorgono, sono sedotti dai suoi 1000 volti, dicono è un amico, che parla, non c'è seduzione ed inganno. Questo dicono, mentre il nemico ottiene le sue vittorie allontanando da te, amore, le anime. Sposa cara, bene hai detto che il nemico, dai 1000 volti, non fa che ingannare, egli è falso ed omicida da sempre, ma io, Dio, ho forse detto all'uomo combatti da solo la terribile battaglia con gli angeli ribelli? E forse ho detto questo? Non ho detto invece da solo non puoi fare nulla, hai bisogno del mio aiuto per vincere le forze del male? Mi dici dolce amore, tu l'hai detto e ripetuto, e continui a farlo, ma molti non hanno sentito la tua voce, perché storditi dal rumore, che fa sempre il tuo nemico, lo fa per confondere le menti ed indurire i cuori e spesso riesce nel suo intento. Dolce amore, impedisci al nemico di agire con tanta astuzia ed inganno, lo sai com'è fragile la natura umana dopo il peccato d'origine. Sposa cara, il premio che riceve l'anima, che ha vinto la sua battaglia è grandissimo, pensi, sposa cara, al paradiso? Mi dici Gesù, amore infinito, ci penso notte e giorno e notte, quanto è sublime la condizione delle anime nel paradiso, per un istante mi è stato concesso di contemplarla. In paradiso c'è la grande felicità, l'anima è senza il corpo, che la raggiungerà solo alla fine dei tempi, ma prova, misteriosamente, le più grandi gioie, come se il corpo ci fosse. Nulla manca alle anime beate, possono contemplare le cose più belle e godere le più grandi delizie dello spirito. Sposa cara, ogni persona dovrebbe considerare questa meta la più importante da raggiungere, chi si impegna molto tutta la vita, alla sua morte raggiunge la sublime meta, certo la raggiunge.
capisci bene che occorre piena cooperazione con me per raggiungere presto tale sublime traguardo. Il mio cuore vuole dare a tutte le anime la grande felicità del paradiso. Chi si impegna molto ottiene, ma chi non si impegna non ottiene. Hai ben compreso le mie parole? Gesù adorato, molto mi hai rivelato negli intimi colloqui, mi hai detto che poche sono le anime che vanno subito in paradiso, molte, veramente, vanno nel purgatorio dove terribili sono le pene, anche se non eterne, e grande è il dolore di purificazione. Anche molte vanno all'inferno, lì, dove è morta la speranza. Pensando a tutto questo, ogni uomo deve mettere al primo posto il pensiero di impegnarsi per il paradiso, solo così lo può raggiungere presto. Dolce amore, tutto è grazia, anche il pensiero al paradiso giorno e notte e giorno, ed impegnarsi per raggiungerlo. Sposa cara, bene hai detto, tutto è grazia, anche questa, ma occorre mettersi nella condizione di riceverla. Resta felice nel mio cuore, piccola sposa, e godi un anticipo di paradiso nella tua anima. Ti amo. Vi amo. Gesù. La mamma parla agli eletti. Figli cari e tanto amati, vi ho chiesto di mettere al primo posto il pensiero della vostra salvezza, lo state facendo, piccoli miei? Mi dice la mia piccola madre cara, quello che tu dici noi vogliamo fare e non altro. Questo, però, è un momento nel quale molti sono i problemi da risolvere, più che nel passato, che spesso ci fanno confondere e turbare, ma sempre, sempre, al primo posto mettiamo il pensiero della salvezza della nostra anima e delle anime tutte. Tu vedi, dolce madre, tu vedi la nostra grande fragilità, spesso non facciamo il bene che vorremmo fare, ma facciamo il male che non vorremmo fare, tale è la nostra insipienza. Aiutaci a fare sempre il bene e mai il male, neppure il minimo, perché ogni peccato, anche il più piccolo, è offesa a Dio ed il nostro intento deve restare quello di dargli gioia, di adorarlo giorno e notte, facendo la sua volontà. Figli amati, chi fa la volontà di Dio con gioia e lo adora giorno e notte, si prepara a volare verso il paradiso, senza fare sosta nel purgatorio, lì, dove il dolore è grande e terribile la sofferenza. Capite che molto potete ottenere se vi impegnate molto, ma se non volete fare fatica non potete ottenere. Sono con voi per aiutarvi nel cammino, il Padre caro lo permette e sono tanto felice di tenere ben stretta la vostra mano e portarvi al mio Gesù per essere tanto felici. Figli amati della terra, lasciatevi aiutare dalla Madre del Cielo, siate umili e docili, vi guido a fare sempre e con gioia la volontà di Dio. Vi voglio tutti come nel paradiso, lì, dove grande è la felicità e senza fine. Gesù vi chiama se per essere felici con Lui in eterno, vi chiama per nome e ad uno correte a Lui senza indugio, sia suo il vostro cuore, la mente, ogni palpito dell'anima è sicuro e piano sarà il volo verso il paradiso. Insieme uniamoci nell'adorazione a Gesù. Vi amo tutti. Ti amo, angelo mio. Maria Santissima.